Ciao a tutti. Parto dal presupposto che la cosa più saggia da fare con un narcisista è quella di troncare la relazione. Tuttavia esistono delle situazioni dove il narciso è parte integrante della tua famiglia di origine, oppure è il tuo datore di lavoro, oppure fa parte della tua compagnia di amici, oppure hai dei figli con lui e non disponi di risorse economiche sufficienti per affrontare la vita in tutta autonomia. Per tenere in pugno il narcisista ci sono ben tre strategie da mettere in pratica che ora ti svelerò. La prima strategia consiste nel convincere il narciso che quello che tu desideri è in realtà anche la cosa migliore per lui, o che comunque andrà pure a suo vantaggio. La mente del narcisista viaggia soltanto su un binario e il suo modo di concepire le cose è quello di vedersi lui il personaggio principale di tale circostanza e se crede che sei proprio tu a offrirgli questa chance, potrebbe mettersi in gioco assieme a te. La seconda strategia si basa principalmente sulla tua forza emotiva. Perciò prima di attuarla assicurati di lavorare su te stessa. Ma se ti senti abbastanza forte, dai il via alle danze. Quindi, per prima cosa, devi essere in grado di salire su un gradino più alto del suo e poi mettere in pratica ciò che ti sto per svelare. Non considerarlo speciale e ristabilisci i confini. Questa tua decisione verrà percepita come un'aggressione alla sua persona, ma tu rimani determinata sulla tua scelta. Quando inizi una conversazione, impara a gestire le tue emozioni, poiché lui farà di tutto per farti alterare. Respira profondamente, mantieni la calma, un certo equilibrio mentale e regola la tua tonalità vocale tenendola molto bassa. Qualsiasi cosa lui ti dica, mostrati completamente indifferente ai suoi attacchi verbali. Questa è una tecnica per fargli comprendere che non ha nessun potere manipolativo su di te. Al narciso va tolta la sua sicurezza e va tenuto costantemente in uno stato di apprensione. Assumi lo stesso suo atteggiamento, ovvero qualche volta non ti fai trovare. Di tanto in tanto non rispondi subito ai suoi messaggi, nonostante li visualizzi, e occasionalmente ti dilegui per alcuni giorni. In questo modo il narciso si sentirà invogliato a far durare la vostra relazione, poiché alternando dinieghi e atti di condiscendenza gli causi un profondo disagio interiore. Un'altra strategia, molto importante, sarebbe quella di avere una certa indipendenza economica ed emotiva, oltre che disporre di un'ottima rete di amicizie e conoscenti. Infatti, spesso e volentieri, il narcisista tende a isolare la sua partner per poterla dominare sotto tutti i punti di vista. In questo modo gli viene tolto ogni tipo di controllo. In tale circostanza il narciso si sentirà incitato a tenere salda la relazione. La terza strategia è particolare ma efficace. Per tenere in pugno il narcisista, devi farlo apparire agli occhi di tutti come una persona eccezionale e portarlo ad uno stadio altissimo di autorevolezza. Così non potrà più permettersi di assumere comportamenti scorretti e crudeli nei tuoi confronti e gli verrà tolta anche la possibilità di triangolarti. Non dimenticare che il narciso ti dà retta solamente se ti trovi in una posizione di forza, perciò se ritieni opportuno volerlo tenere in pugno e fargli fare ciò che decidi tu, prima devi innalzare la tua autostima al punto di poter prendere il suo posto sul palcoscenico. Tieni sempre presente che dinanzi a te non c'è un uomo, bensì un bambino, spaventato, codardo, fragile e vulnerabile, ma anche maligno, sadico, ipocrita, ambiguo, arrabbiato e vendicativo,
pronto a manipolarti, a devastarti moralmente e spesso e volentieri anche fisicamente. Non dimenticare che al narcisista di te non gli importa nulla. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.